Arrivo! Arrivo! Buongiorno signor Botta, c'è posto per lei? Ah, grazie. Bella bustina. Molto gentile. Grazie. Prego. Grazie mille. Anche lei. Buona giornata, salve. Stimatissimi Vapers, benvenuti nel mio canale. Poteva sembrare la classica bustina Vape Mail nel quale vi arriva l'oggetto che avete acquistato con il suo packaging protettivo, ma in realtà questo è l'unico packaging quando acquistate un Armor high-end. Ebbene sì, ora siamo sul tavolo e questo è il favoloso packaging che l'Armor vi invia quando andate ad acquistare il loro atomizzatore, sempre se riuscite a comprarlo. Una busta che ha semplicemente un valore di pochi centesimi, nel quale hanno stampato il logo Armor Mod e dall'altro verso il codice e l'adesivo con la dicitura Armor 1.0. Questo Armor lo possiedo da quasi 2 anni circa. L'ho comprato usato perché all'epoca per me poterlo reperire direttamente dai canali utilizzati dall'Armor Mod era ed è ancora impossibile. Guardiamo il suo contenuto. Wow! Ci sono 3 bustine. Nella prima bustina troviamo il nostro atomizzatore, seguita da il primo accessorio e un tip sostitutivo con un attacco diverso e naturalmente qualche accessorio e le parti di ricambio, le cosiddette spare part. Iniziamo da loro. 2 O-ring di colore marrone, quindi inconsueto rispetto alle classiche tipologie di colorazione che troviamo sui nostri atomizzatori, sostitutivi per il nostro deck. Un ulteriore O-ring di medie dimensioni sostitutivo che andrà inserito tra il barrel e l'anellino per la gestione del flusso dell'aria. 2 O-ring sostitutivi per uno dei 2 tip, un solo O-ring sostitutivo per il tip con attacco 510. Concludiamo le parti di ricambio con le 2 vitine sostitutive delle nostre torrette per il serraggio della coil con inserto esagonale. Mentre per quanto riguarda gli accessori, il primo è il pin fisso con placatura dorata e una chiave esagonale per il serraggio delle resistenze. Nella seconda bustina abbiamo un accessorio, in questo caso un tip con dimensioni più generose, doppio ring di tenuta e come vedete gli O-ring sono attaccati tra di loro. Per passare al protagonista di questo packaging, l'Armor 1. Voi lo vedete, diciamo, in modalità sopravvissuta perché ha quasi 2 anni alle spalle e quindi avremo modo anche di vedere il suo stato di usura. L'altezza vista del nostro Armor è di 25 mm.6. Il suo diametro è 22 mm. Questa è la sezione inferiore del nostro Armor 1.0.
già preinstallato il pin bottom feeder, sempre con la stessa placcatura d'oro, la dicitura in alto, questa A particolare con la scritta Armor Mod, sotto il modello Armor 1.0 e la numerazione 1291. In questo video le parti in realtà sono queste che compongono l'atomizzatore. Tip, quello che ho scelto io come installazione, è un tip con attacco 510, un solo O-ring di tenuta, e vi faccio vedere dopo tanto tempo che si usa. Qui il Darling mostra segni di surriscaldamento, non si è naturalmente deformato, ma vedete che ha cambiato la sua colorazione. La lunghezza a vista del nostro tip è di quasi 8 mm.1, ha un diametro interno che arriva quasi ai 6 mm, mentre la parte che più si avvicina alle nostre labbra arriva a 8 mm. Anche se non è l'ordine corretto nel visualizzare, vi faccio vedere l'opzione B, nel quale si può utilizzare un altro tip. In questa versione, rispetto al tip con attacco 510, qui ci troviamo due O-ring di tenuta, ha una sezione conica nella parte interna, la sezione a vista in questo caso abbiamo 9 mm.3, mentre il suo diametro interno cilindrico è di 7 mm.3. Questa è la sezione che va all'interno del nostro barrel per modificare il flusso dell'aria sia orizzontalmente, quindi con questa rotazione, oppure verticalmente, andando a occludere queste due particolari asole. E questa è la sua parte interna. Da questo lato si comprende meglio il discorso delle asole dell'aria. Hanno fatto una scelta di due asole molto lunghe ma molto strette. E questo è il barrel. Mi è stato insegnato che non può essere definita campana, visto dalla parte esterna. Ne abbiamo due di asole, guardiamolo dalla sua sezione interna, inevitabili i segni che vedete al suo interno, dettati dallo sfregamento dell'O-ring e poi anche dal fine corsa del bloccaggio della sezione interna che andrà a regolarci il flusso dell'aria. La lunghezza della nostra asola, ma altamente discutibile, poi vedremo perché, è di 7 mm.4, ha un'altezza leggermente superiore a 1 mm.9. Perché non è una misura reale? Dobbiamo tenere in considerazione che nella lunghezza e nell'altezza c'è anche questa ulteriore barra nel centro che ci farà un taglio a ridurre il flusso dell'aria. Questo è l'adattatore, fatto in acciaio 316, doppio O-ring di tenuta, ci permette di utilizzare il tip con attacco 510. Se noi volessimo usare l'altro tip non ci servirà il nostro adattatore. Prima di passare al nostro deck vi faccio vedere l'isolatore, quello che va a chiudere la sezione del Armor quando andiamo in single coil. Dopo quasi 2 anni di utilizzo si vedono le incisioni. Questo indubbiamente è dato da una mia colpa. La parte superiore con la dicitura Armor Mod e il loro logo con questa A gigantesca. Questa è la sezione esterna e questo è l'aggancio. Riuscite a capire quanti modder, quante aziende si sono ispirate realisticamente a questi progetti. L'Armor, per quanto si possa discutere che sia un hype malato, nel mio cuore questo atomizzatore appartiene alla storia del flower chasing. Questo è il nostro deck, 2 O-ring di tenuta ben separati. Le torrette in realtà non hanno nessuna particolare evoluzione poste al centro. Lo spazio interno ci offrirà per andare in single coil o in double coil, e la sezione
interna dove c'è quell'asola, avremo la possibilità, quando utilizzeremo questo atomizzatore in soluzione bottom feeder, per la fuoriuscita del liquido. La profondità non è male in realtà, 4 mm.3. E con un semplice clic vado a chiudere la sezione non utilizzata. Questa è la quantità che ho scelto. Questa è la visione invece una volta disposto. Avendo un bacino profondo, l'oversquonk è quasi impossibile. Attiviamo il nostro Atom per verificare la sua reattività. E ora passiamo alla prova di svapo. Single coil o un'asola sola, andiamo in soluzione meccanica. È buono. Per quanto io sia arrabbiato per questo tipo di hype, per quanto io effettivamente soffro per la filosofia di come vengono commercializzati questi atomizzatori, è buonissimo, è innegabile. Nemmeno con una pistola puntata in testa potrei dire che non è valido questo atomizzatore. Io naturalmente non ho fatto in video le prove con i due tip differenti, perché avendolo già da molto tempo ho già chiuso la mia scatola. Preferisco adottare il tip con attacco 510 e dentro non cilindro ma conico. Mi trovo molto bene a questa risposta, pur montando una resistenza fused in nichrome, quindi molto reattiva in modalità meccanica, ma è una particolarità: pur avendo una camera non grandissima, ti restituisce generosamente un buonissimo mix tra aroma e vapore. Certo, con una resistenza spinta il flusso dell'aria in base al mio tiraggio aumenta e le asole, anzi l'asola, visto che ne uso solo una con quella intersezione centrale, fa in modo che non dico che fischi, ma leggermente rumoroso, e so che a molti non piace. Ma è spaventosamente buono. È sempre un'emozione avere una parte del mio mondo, il mio flower chasing tra le mani e condividerlo insieme a tutti voi. È un piacere, è un onore, permettetemelo. Questo era l'Armor 1.0. Il flower chasing, le origini. Per me l'impareggiabile. Non esiste nella mia mente un Armor 2, un Armor S, perché sono tutte delle derivazioni di questo concetto. Il primo, non uno come serie, ma uno come primo. Se vi è piaciuto il video, come sempre, vi invito numerosi a iscrivervi al mio canale I Want You. E se volete lasciare qualche commento, io sarò sempre a vostra disposizione. Abbiamo superato i 190 video nel mio canale, ci stiamo apprestando ai 3000 utenti e ci sarà una sorpresa. Attenzione che l'utente numero 3000 dovrà subito scrivermi
perché gli farò un regalo. Peace and Vape. Ci vediamo alla prossima.